Ciao, sono Giuseppe e in questo video vedremo come funzionano e come si differenziano le macchine fotografiche. Questo video vuole essere una brevissima introduzione ai concetti di base che serviranno per altri video che saranno pubblicati. Non è un video su quale fotocamera comprare come prima macchina, troverete tale argomento trattato in un altro video. Partiamo dal funzionamento della macchina fotografica, come sia capace a catturare un'immagine. Essa funziona grosso modo come il nostro occhio, raccoglie la luce riflessa dal nostro soggetto tramite l'obiettivo e la incanala verso il sensore fotografico, un tempo la pellicola, dopo essere stata filtrata dal diaframma. Tuttavia il sensore è per la maggior parte del tempo inattivo e o chiuso da una piccola saracinesca chiamata otturatore. Quando si scatta una foto, l'otturatore si apre, il sensore registra la luce proveniente dal mondo esterno e una volta finita l'acquisizione l'otturatore si chiude. Sul mercato esistono diverse varietà di fotocamere e una semplice distinzione che si può proporre è distinguere tra fotocamere con obiettivi fissi e con obiettivi intercambiabili. Tra la prima categoria vi sono ovviamente le compatte, gli smartphone e anche le fotocamere cosiddette super zoom. Alcune di queste fotocamere assomigliano molto alle fotocamere con obiettivi intercambiabili, almeno nelle funzionalità. Danno cioè la possibilità di impostare molti parametri fotografici manualmente. Generalmente questo tipo di fotocamere ha un sensore molto piccolo, basti pensare al sensore degli smartphone, e quindi soffrono molto in condizioni di poca luce. Le fotocamere con obiettivi intercambiabili si possono dividere in DSLR o mirrorless in base alla loro architettura, oppure in base al sensore che montano, cioè o meglio le dimensioni del sensore che montano. DSLR o mirrorless? Come già detto, dipende dall'architettura della fotocamera. Le fotocamere più comuni sono delle DSLR, sigla che significa Digital Single Lens Reflex, il quale tradotto in italiano significa reflex digitale con singola lente. La singola lente è l'obiettivo. All'interno della macchina fotografica si trova uno specchio che riflette la luce proveniente dall'obiettivo verso un prisma e da lì al nostro mirino. Quindi ciò che vediamo è ciò che vedrebbe il sensore e lo vediamo in tempo reale. Le mirrorless invece non hanno il reflex mirror, cioè lo specchio riflettente, e quindi l'immagine nel mirino è prodotta da un piccolo schermo ed è ciò che il sensore sta catturando in tempo quasi reale, perché vi è comunque un certo ritardo nella trasmissione, ma nelle mirrorless più avanzate questo ritardo è davvero impercettibile. Un'altra distinzione è fatta in base alla dimensione del sensore che la fotocamera monta. Il formato classico è il 35 mm, in inglese chiamato full frame, dove il sensore ha le stesse dimensioni della pellicola analogica che veniva esposta, o meglio della posa della pellicola analogica. Non è il sensore più grande disponibile in commercio, ma sicuramente il più comune tra i fotografi. In linea di massima questo tipo di sensore è ottimo quando ci si trova in condizioni di scarsa luminosità. Appena sotto vi è il formato APS-C, sigla che sta per Advanced Photo System Type-C. La dimensione del sensore è più piccola, variabile da 20 mm x 13 mm a 22 x quasi 15 mm. Le differenze con il formato da 35 mm, cioè full frame, si notano soprattutto in condizioni di scarsissima luce, ma non sono tanto distanti tra di loro. Tant'è che molti professionisti prediligono una fotocamera con sensore APS-C come secondo corpo macchina. Infine vi è il formato micro 4 terzi, il più piccolo dei tre, con dimensioni di 17,3 x 13 mm effettivi. Ovviamente in questo tipo di sensore le differenze col formato da 35 mm sono molto più accentuate e in scarsa luminosità della scena il sensore soffre visibilmente ad alti numeri di ISO. Ovviamente ritornerò con un altro video su quale fotocamera è più idonea per chi vuole scoprire la fotografia.
Spero di essere stato chiaro, ma se avete dei dubbi non esitate a lasciare un commento a questo video. Se vi è piaciuto mettete un mi piace e condividete il video, e se non volete perdere i prossimi video iscrivetevi al mio canale. La prossima volta parlerò delle paure